Sei pronta? Sì, ci sono. Ok. Un bel respiro e cominciamo dall'inizio. Ok, beh, sì, dall'asilo la mia scintilla era disegnare. E rubavo i pennelli più belli e facevo collage con le carte delle caramelle. Alla fine del liceo artistico, lo sai, mi sono tatuata da sola una matita per celebrare la fine di un capitolo e l'inizio di un altro. Quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io pensavo sempre all'artista. Pretenzioso, sì forse, ma sognavo davvero un futuro brillante, una mostra tutta mia. E camminavo tra le installazioni dei musei e dicevo, qui ci sarò anch'io. Se ti impegni avrai tutto quello che vorrai, mi dicevano, ma è davvero così? Intorno a me, calma piatta, nessuna emergenza in vista, la vita scorreva liscia, illusoria. Nel frattempo, producevamo oggetti senza limiti con risorse di un pianeta limitato. Vogliamo 50 volte all'anno, mangiamo tonnellate di carne e ci lamentiamo che la cena inquini, anche se produce cose per noi. Usiamo l'oceano come mezzo di trasporto per oggetti che non vogliamo veramente e lo abbiamo farcito con la peggior spazzatura, come se fosse inabitato. Ci siamo fatti cucire magliette Save the Planet e Be Feminist da persone senza diritti, da donne senza diritti. 5,99 €, un mese dopo, buttate. Come posso continuare a sognare se intorno a me succede tutto questo? Ho continuato a studiare per una lotta intersezionale e come me centinaia, migliaia di persone in tutto il mondo, perché le strade della discriminazione si intrecciano e portano alla stessa fonte, se ci pensi. Povertà, fame, disparità dei sessi, disuguaglianze hanno forse una radice comune. E così come le scatole di caramelle cominci a studiare una causa tira l'altra. Ma quando cominci a scoprire veramente in che mondo viviamo, si apre uno spiraglio. Uno sguardo sulle reali cause di questi enormi problemi che non posso risolvere da sola. Il mondo può essere tuo. È una bella frase, ma è una fiaba tossica, inquinata. E ho provato a fare attivismo, ma quando ne parlo sono noiosa. Se urlo sono estremista. Se non sono perfetta sono un'ipocrita. Se ci provo non faccio abbastanza. Ma perché è così difficile agire? Davanti a questa enorme bestia reagiamo con il rifiuto. Troppo sforzo, troppo difficile, troppo complesso. La consapevolezza disarmante che viviamo in una realtà in cui non contiamo nulla se non siamo sempre produttivi e che allo stesso tempo ci uccide lentamente genera davvero odio e aggressività. Davanti all'evidenza scientifica, scegliere di non agire è violenza. Vuol dire di non ammettere che siamo tutti parte attiva del problema e che possiamo essere parte attive della soluzione. Non è vero che non puoi farci niente. Per fortuna non tutto è perduto. Stare su un pianeta minuscolo con risorse limitate che condividiamo tutti vuol dire che ogni piccolo gesto ha un respiro globale. Quando consumi troppe risorse, le stai togliendo a qualcun altro, ma quando le risparmi, stai aiutando tutti gli altri. E questo è fantastico perché puoi scegliere l'energia rinnovabile, la bici, l'autobus, la metro, mangiare più piante, ridurre gli sprechi e gli acquisti, donare ad associazioni ambientaliste, votare partiti green, investire nella transizione ecologica. Ma la verità è che dove finisce la tua responsabilità individuale comincia quella collettiva globale. Chi ha il potere di avviare la transizione ecologica, i governi e le aziende hanno 100 soluzioni, fattibili, economiche, scientifiche. Soluzioni che stiamo ignorando. Ma perché lo stiamo facendo? Perché dovrebbero ammettere le proprie colpe e ammettere di non saper cooperare, riconoscere la loro influenza e di avere il potere di fare la differenza. Potrebbero cominciare pagando per le reali risorse che consumano. L'acqua non è di nessuno, viaggiando verso un'economia a zero emissioni, tassando chi inquina e proteggendo le risorse a tutti i costi. Con un'economia che cresce senza limiti, in un mondo con risorse limitate, se ci dessero un pianeta nuovo faremmo gli stessi errori da capo. La soluzione è semplice, un cambio di prospettiva. Dobbiamo vivere meglio, un mondo migliore che rispetti gli equilibri naturali. Non è un caso che le scelte più sostenibili siano anche quelle più salutari, come mangiare vegetale o spostarsi in bici. Se vogliamo evitare uragani, siccità, ulteriori pandemie e guerre per le risorse, dobbiamo tornare ad apprezzare i ritmi della natura, trovare un nuovo modo di essere umani e smettere di piegare la terra ai nostri bisogni indotti. Scegliere una vita più sostenibile, semplice ma allo stesso tempo ricca, come facevano i nostri antenati e come le culture indigene non hanno mai smesso di fare. Sintonizzarsi con un equilibrio di cui non possiamo non far parte. La storia che ti sto raccontando dovrebbe avere un lieto fine, ma per fortuna una fine ancora non ce l'ha.
Siamo ancora nella fase in cui il cattivo regna e gli abitanti del villaggio non credono all'eroe che vuole salvarli. Tutti noi insieme siamo protagonisti di questa storia e possiamo scriverci il finale da soli. Dobbiamo pretendere il cambiamento, perché la Terra senza di noi tornerà rigogliosa, ma noi senza di lei non siamo niente. Ehi, psst, tu che stai guardando? Ieri era il momento giusto per agire, ma il secondo momento migliore è oggi.